Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orger Stadium di Numanuzzi. Questa mattina siamo qui per presentare Riccardo Cervo, nuovo centrocampista bianconero. Insieme a noi è presente il direttore dell'area sportiva Filippo Fusco e il membro del CDA Massimo Agostini. Lascio subito la parola al direttore Fusco per la presentazione. Buongiorno a tutti. Chiaro, quasi sono sempre parole di circostanza, però veramente è stato un lungo inseguimento quello a Cervo, durato più di un mese e mezzo. Ci siamo sentiti la prima volta verso fine giugno, credo, poi Riccardo mi potrà correggere, e lui ha subito manifestato una grandissima volontà di venire qui a Cesena. Credo che sia un giocatore importante, che sinceramente, io l'ho detto, ancora non ha mostrato il suo vero valore, nonostante conti già tanti campionati in B e tantissime presenze, nonostante la giovane età. Io sono sicuro, e ne è convinto anche lui, che Cesena per lui può essere veramente l'occasione per mostrare in modo definitivo il suo potenziale, che abbiamo intravisto, dico io, e quindi sono sicuro che questo ambiente, la sua volontà fortissima di venire a Cesena e scegliere rispetto a altre situazioni, saranno quel valore aggiunto e al quale poi mi sono riferito all'inizio della mia esperienza qui a Cesena, in cui giocatori che preferiscono venire a Cesena rispetto ad altre opportunità che hanno, e quindi Riccardo è stato emblematico rispetto a questa situazione. Passiamo ora la parola a Riccardo Cervo, ancora benvenuto in bianconero. Partiamo con le domande. Benvenuto in Romagna, oltre che in bianconero. Allora, Daniele Zandoli, Resto del Carlino, molto piacere. Allora, hai fatto molti prestiti brevi, hai girato tantissimo, no? Per un calciatore è un'opportunità di fare esperienze diverse, o sarebbe meglio fermarsi un po' più a lungo e magari proprio a Cesena? Innanzitutto grazie a tutti per il benvenuto. Sicuramente la cosa migliore è stare il più possibile in un club dove puoi sposare il progetto, dove conosci l'ambiente, dove conosci probabilmente più persone, più i compagni. Quindi diciamo che andare tante volte in prestito non è la cosa migliore per un giovane, però è andata così e spero che quest'anno si facciano cose importanti e chissà fare altri anni qui a Cesena. Buongiorno, Matteo Pulsetti, tutto Cesena. Volevo chiederti, hai giocato sia a destra che a sinistra durante la tua carriera, se avessi una preferenza in tal senso? Sì, ho giocato sia a destra che a sinistra, ti dico la verità. A sinistra, essendo di piede destro, ho più fantasia, sono molto più prevedibile, mentre a destra sono più di corsia, però per me è indifferente, sono a disposizione del mister e della squadra per dare il meglio alla squadra. Giovanni Guiducci, Corriere Romagna. Rilacciandomi alle parole del direttore che parlava delle tue potenzialità, quando eri nelle giovanili della Roma si parlava di te come un baby prodigio, quindi c'erano grandi aspettative nei tuoi confronti, visto la tua qualità e il tuo talento. Pensi che forse devi dare ancora qualcosa di più, ti aspettavi di più, oppure la tua carriera sta progredendo, diciamo, in modo abbastanza regolare visto la tua giovane età, e se quindi Cesena potrebbe essere un trampolino per poi rilanciarti a livelli anche superiori? Sì, ho avuto delle stagioni un po' altalenanti, ma penso che sono nel posto giusto, nel momento giusto, dove posso fare quello step importante. Sono molto felice di essere qui e farlo qui. Francesco Botta, Cesena Today, ti chiedo, visto che Sassuolo che ha il tuo cartellino sono molti anni che ti manda in prestito, pensi che questa possa essere finalmente la stagione per consacrarti l'anno prossimo in Neroverde, considerando anche che adesso il Sassuolo è in Serie A? Lo spero, io come tutti gli anni do il massimo, e se il mio obiettivo principale è sempre quello di tornare a Sassuolo e fare una stagione lì. Poi quest'anno che sono risaliti è soltanto un piacere vedere la propria squadra a giocare in Serie A. Allora, descriviti un briciolo per caratteristiche, qualcosa hai già detto, no? Sinistro, magari rientri e colpisci di destro, a destra invece fai solo la corsia, no? Ecco, colpo di testa, castagna, botta, quali sono le tue caratteristiche? Diciamo le mie caratteristiche principali sono sicuramente le doti fisiche, molto importanti, abbinate con una buona tecnica, e poi
sto migliorando tantissimo la fase difensiva, che è un aspetto fondamentale specialmente in questo periodo, e nulla, queste. Buongiorno, benvenuto Giacomo Lucchi di Mondo Cesena e Tutto Cesena. Ti volevo chiedere, visto che l'anno scorso hai affrontato Cesena d'avversario, che impressioni avevi avuto comunque con la maglia del Cosenza, chiaramente? Ho sempre saputo che questa piazza è una bellissima piazza con un tifo molto caloroso, una società con grandissime ambizioni, quindi finalmente sono qui e lotterò per questa maglia. Avete altre domande per Riccardo? Conosci qualcuno? Il mister cosa ti ha detto? Le solite cose. Sì, ho parlato con il direttore, con il mister, ho avuto subito una grande fiducia. Infatti è stato anche questo motivo che mi ha spinto a venire subito qui e non avere dubbi. Poi per quanto riguarda i compagni, no, non ci ho mai giocato insieme, ma conosco bene i loro nomi, diciamo. Allora, tu detieni, Giampiero Trevini di Tutto Cesena, tu detieni un record bizzarro perché hai segnato il gol più tardivo nella storia del calcio al 12° minuto su rigore, Cosenza-Catanzaro, Sì. Catanzaro-Cosenza. Però non sei uno che ha segnato tantissimo. Cosa ti manca per arrivare a rete? Perché distribuisci palloni, corri come un dannato, ti ho visto almeno in 4 partite l'anno scorso, ritorni, rientri, Bisoli ti usava terzino. Poi però quell'anno dopo, quando cambiò l'allenatore, trovasti il campo meno con il nuovo allenatore. Cosa ti manca per arrivare a rete? E sicuramente devo essere più decisivo sotto porta, devo essere più freddo e penso che in realtà i miei obiettivi personali sono in relazione a quelli della squadra, quindi fare un percorso molto importante e poi, essendo un giocatore molto offensivo, dare il mio contributo facendo gol e assist. Quindi sei molto offensivo. Anche la fase. Sì, sono un giocatore diciamo molto offensivo, ma ho sempre un occhio di riguardo nella fase difensiva per dare una mano alla squadra.